La nautica, un mondo meraviglioso che ogni anno converge in splendide manifestazioni, i boat show. Barche a vela, a motore, panfili, gommoncini, tutti in un unico luogo per essere visti, provati e sognati. Questo è il 61esimo Salone Nautico di Genova e oggi vi porto alla scoperta di alcune interessantissime imbarcazioni di medie e piccole dimensioni, non solo adatte al diporto, ma andiamo con calma, partiamo dall'inizio. Questo è The Boat Show. Come non cominciare il nostro tour con un gommone e come non parlare di questo gommone, il nuovo Salpa Soleil 18. Il più piccolo del cantiere partenopeo riporta tutte le soluzioni già conosciute sulla gamma Soleil. Prendisole espandibile di poppa, grande prendisole di prua e vertice in vetroresina. Il layout di coperta è asimmetrico e gli spazi sono ottimizzati per avere il massimo comfort possibile anche su un 6 metri. Ottimo per la conduzione senza patente se motorizzato con un 40-70, ma la potenza massima possibile è di 115 cavalli. A Genova, Joker Boat sbarca con la rivisitazione totale di un suo modello passato. Questo è il Joker Boat Clubman 22 Plus. In realtà del vecchio modello porta solo il nome perché il Plus allunga il battello fino a 7 metri, oltre che a regalare soluzioni davvero interessanti. La prua larghissima permette volumi prodieri fantastici. La seduta di pilotaggio è a ribalta per permettere una seduta a 360 gradi attorno al tavolo del pozzetto, ombreggiato da un tendalino di serie. Ultima chicca, ma davvero importante, per arrivare ai sistemi di bordo anche il top del cassero è a ribalta. Se è di facile ispezione, sarà un buon gommone. Il design è la ricerca costante del bello, ma può essere fine a se stessa? In barca no, e questo gommone alle mie spalle ne è la prova. Questo è il Rainier R11. Se chi fa barche è un assiduo navigatore, lo si nota fino dai minimi dettagli. Compartimentazione degli spazi accuratissima, nella ricerca certo, ma anche nella fruizione. Vedete? Qui c'è anche il vano dedicato per l'immondizia. Il tendalino è elegantemente a scomparsa e qui c'è pure l'angolo caffè. Da 350 cavalli entrobordo, chiglia profondissima, promette di navigare molto bene. Se foste alla ricerca di un'abitabilità diversa dai battelli pneumatici, Beneteau porta a Genova una rivisitazione del loro vecchio 46, ma con delle chicche davvero interessanti. Questo è il Beneteau Gran Turismo 45. Il layout interno è quello che chi ha navigato su Beneteau conosce molto bene. 2 cabine, 2 bagni, ma sul nuovo GT45 il muro che differenzia l'ambiente interno da quello esterno è stato buttato giù, anzi, in questo caso, su. A poppa un'altra sorpresa. Se non sapeste scegliere quale toys portare in vacanza, non dovete scegliere. Questa è l'unica imbarcazione nella sua categoria ad avere sia garage tender che plancia tender lift. Potete avere sia il tender che una moto d'acqua. Le parole d'ordine sono facile, spazioso e per tutti, e il catamarano, anche a motore, le racchiude tutte perfettamente. Questo è il Fontaine Pajot Mai 4S.
I vantaggi dei multiscaffi rispetto ai mono sono semplici da capire. Lo spazio raddoppia sopra e sotto coperta, la luminosità nella zona living è incomparabile grazie alle finestrature sull'esterno e poi tanta stabilità, soprattutto in rada. E poi la facilità di gestione è fondamentale, quindi linea d'asse e via tutti i sistemi che richiedono una costante manutenzione. E poi passeggiando per le banchine del salone, loro non passano inosservati. Loro chi? Sono Axopar. Il cantiere è nordico, finlandese, lo conosciamo molto bene, ma oggi in Italia si presentano con una linea mediterranea. Non ci sono più le sedute Axopar classiche che sono state sostituite da questi due divanetti. Bella, bellissima certo, ma la cosa migliore di Axopar è che naviga benissimo. Le barche sono tante, le tipologie sono tante ed ognuna con una specifica funzionalità. Andiamo a scoprirne alcune fatte apposta per la pesca. Marino, il cantiere sardo porta al Salone Nautico di Genova il suo modello di punta, il Marino 630. Concepito per le migliori battute di pesca, il muretto di poppa con doppia vasca del vivo è abbattibile per raggiungere i sistemi di bordo. Leaning post con spazio per l'igloo e plancia coperta da un hardtop in vetro resina con rastrelliera verso poppa. A prua 3 gavoni a ferro di cavallo, un grande gavone da 200 litri e il vano dell'ancora è diviso in 2 per la predisposizione del motore di prua. La potenza ottimale sullo specchio di poppa? 150 cavalli. Se doveste pensare alla miglior barca per navigare, non pensereste ad un mezzo militare? Sì, certo, stiamo parlando di fishing e non di un cacciatorpediniere, però l'azienda MED con la sua divisione MED Defense ha acquisito una enorme esperienza nell'ambito militare che ha riportato in questo battello, il Valiant MED 850. Tubolari alti, posizionati molto esterni per lasciare tanto spazio in pozzetto. Chiglia profonda, manovrabilità degna di un performante mezzo militare. Vasca del vivo con riciclo continuo, gel cottata all'interno e circolare sui bordi. Insomma, un gommone italiano di 8,5 metri, ottimo per i combattimenti più estremi. Le barche da pesca sono considerate le migliori per navigare e allora perché non usarle anche nel normale di porto? Questa è Trebi Craft 330 CCS. La particolarità di questa imbarcazione è la grande abitabilità che si trova su una barca con il DNA Fishing, una cabina con 2 posti letto e bagno separato, lavello e WC e il grande prendisole di prua sono lussi che su un'unità da pesca completa come questa non tutti i cantieri offrono. E in più è motorizzabile anche con 3 motori da 350 cavalli, l'uno. Poter navigare con ogni condizione meteo è una delle prerogative che rende una barca una vera barca. E il cantiere Tuccoli, in collaborazione con Marco Volpi, 33 volte campione del mondo di pesca da natante, hanno creato questo piccolo gioiello, sì, un gioiello di 21 piedi, il Tuccoli 210 VM. Strutturalmente solidissima, con una navigabilità invidiabile e logisticamente pensata per ogni esigenza durante la pesca. Questo nuovo modello di Tuccoli ha a poppa la vasca del vivo, portacanne su tutto il capo di banda, trincarini imbottiti, central console coperta da un hardtop che chiude con il parabrezza completamente la postazione di pilotaggio e tantissimo spazio nei gavoni.
Beh, così la barca sembra perfetta, adesso manca solo un buon pescatore. Queste, certo, sono solo alcune delle proposte del 61esimo Salone Nautico di Genova, ma in fondo lo si sa, i boat show sono come il mare, una distesa immensa, tutta da scoprire.